Buongiorno o buonasera a tutti ragazzi, oggi siamo tornati qui finalmente con una nuova recensione. Ho tra le mani il 17 mm f1.4 di TT Artisan per Sony Mount, un'ottica che mi è stata mandata dagli amici di Per Gear, che ringrazio, con i quali avevo già collaborato in precedenza, ma come al solito il fatto che mi sia stata inviata per testarla non andrà minimamente ad influenzare il mio giudizio in merito, anzi, vedrete. Si tratta di un'ottica veramente molto particolare sotto molti punti di vista, quindi direi di non perderci in chiacchiere e di andare ad analizzarla e a discuterne per bene, come al solito. Tutto ciò, però, soltanto dopo un velocissimo unboxing. Questo pacchettino è veramente estremamente carino, sembra abbia la trama di un paio di jeans. Andiamo ad aprirlo delicatamente. Ok, al suo interno troviamo il classico foglietto per la garanzia, un libretto che spiega le varie caratteristiche tecniche e costruttive della lente, scritto completamente in cinese ed inglese, e il nostro obiettivo. Tutto qui. Perfetto, direi di andarlo a vedere più nel dettaglio. Innanzitutto, come al solito, andiamo a mettere in chiaro la cosa più importante di tutte sulla quale si baserà questa intera recensione: il prezzo. Questo obiettivo costa 150 euro su Amazon Italia. Potrebbe sembrar poco ad un utente Sony abituato ai prezzi Sony, ma in realtà a mio avviso risulta essere completamente nella media, in quanto semplicemente si tratta di una lente completamente manuale. Già, completamente manuale il diaframma, completamente manuale il fuoco e inoltre all'interno dell'ottica non troviamo nessun motore di stabilizzazione automatica. Ora, chi di voi mi conosce sa già quanto io apprezzi profondamente il controllo del diaframma manuale dell'ottica, ma quando un'ottica si presenta come full manual significa innanzitutto una singola cosa: è stata costruita per essere utilizzata prendendosi del tempo prima di premere il tasto di scatto. Quindi, già a prescindere, posso confermarvi che non si tratta di un obiettivo adatto ad ogni situazione che possa comprendere dinamismo, fretta e velocità. Queste circostanze renderanno infatti questa lente molto meno utile di quanto non sia, ma nonostante la sua natura, la lente completamente manuale, la qualità costruttiva e la qualità d'immagine che riesce a tirar fuori, ritagliandosi del tempo in fase di scatto solo per lei si intende, è veramente impressionante. Parliamo prima della qualità costruttiva. Questa lente è costruita completamente in metallo, risulta quindi essere estremamente resistente e raffinata al tatto. Essendo al 100% manuale non presenta nessun contatto elettronico, quindi oltre a non offrire il fuoco ed il controllo del diaframma automatici, non può nemmeno trasmettere i dati EXIF al nostro corpo macchina. È importante poi specificare anche che si tratta di una lente costruita per corpi macchina APS-C. Ed oltre che per Sony è disponibile anche per Canon EOS M, Fuji X e Micro 4 terzi, quindi su full frame non va bene. Per quanto concerne le dimensioni, si tratta di una lente estremamente piccola e leggera. Inoltre presenta una stranissima forma trapezoidale che ho sinceramente trovato molto bizzarra, ma che in fin dei conti mi piace. Molto bizzarra e carina ho trovato anche la rappresentazione della sezione interna della lente stampata sul barilotto. Trovo un po' meno carino invece il font che è stato usato per scrivere questo TT Artisan. Veramente brutto quello lì. Passando invece alle ghiere, queste sono probabilmente la parte migliore di tutta la costruzione della lente. Sono entrambe ghiere dentate. Quella del fuoco è molto morbida e precisa e permette di mettere a fuoco con estrema semplicità, specie se si ci fa aiutare dal focus peaking. Mentre la ghiera del diaframma funziona a scatto e permette di impostare il diaframma anche su valori intermedi non specificati numericamente direttamente sul barilotto, come il tanto ricercato f1.8. L'unica cosa che mi stranisce un po', essendo abituato ad altre lenti per Sony, è che la ghiera per il controllo del diaframma è stata posta nella parte finale, nella parte anteriore del barilotto, piuttosto che in quella iniziale, ma immagino che sia soltanto questione d'abitudine, in fondo. Infine, per quanto riguarda il diametro per montare i filtri, abbiamo un minuscolo attacco a vite da 40,5 mm. Il tappo invece va avvitato sulla lente e trovo che sia un sistema estremamente antipatico. E io sono più che certo
che tra il montaggio a vite e le sue dimensioni ridottissime riuscirò a perderlo quanto prima. Ma parliamo di cose serie. Come si comporta questa lente sul campo? Io l'ho testata per un'intera settimana ed ecco a voi le mie considerazioni, prima di passare alle classiche analisi da test charts. Si tratta, come volevasi dimostrare con la sua apertura ad f1.4, di una lente molto luminosa che non teme minimamente le situazioni di scatto in low lights. Una delle scorse sere, per testare al meglio questa combo di lunghezza e apertura focale, l'ho usata addirittura per fotografare le stelle e anche in quel caso sembra faccia molto bene il suo lavoro, mantenendo tantissimi dettagli, cosa che sinceramente non mi sarei aspettato da una lente tanto economica. Un'altra cosa veramente impressionante da vedere è il bokeh che tira fuori ad f1.4. Non si tratta di un bokeh estremamente morbido e spinto, anzi è abbastanza sobrio, abbastanza normale, ma è comunque molto forte per una lente tanto grandangolare, quindi riesce a tirar fuori un effetto molto strano a mio avviso, e gli effetti strani di solito sono ricercati, quindi è estremamente piacevole da vedere. Una cosa negativa da segnalare che ho notato in fase di test però è invece che presenta un non indifferente problema di zoom da fuoco. Spostando il fuoco anche l'intera composizione si sposterà leggermente, niente che come al solito non si possa aggiustare in post, ma è bene essere a conoscenza di una cosa simile. Inoltre l'altro lato negativo è che nonostante si tratti di un grandangolo abbastanza spinto, la mancanza di stabilizzazione a mano libera si fa sentire molto, anche perché in fondo si tratta di una lente molto leggera ed il suo peso ridottissimo non aiuta minimamente a restare stabili a mano libera. Quindi nel complesso sul campo si comporta in realtà molto bene, specialmente per la fascia di prezzo nella quale si va a piazzare. Ma nel dettaglio invece come si comporterà? Sfoderiamo le mie ormai classiche e famose test chart e scopriamolo insieme. Il primo test come al solito sarà un test di nitidezza ed aberrazione cromatica. Quindi dopo aver disattivato tutte le correzioni in camera per non far correggere le immagini alle mie Alpha 6000, andiamo a vedere come si presentano le foto che ci offre. Ad f1.4 la nitidezza ed il livello di dettaglio al centro del frame sono già ottimi, ma si nota un minimo di aberrazione cromatica. Ai bordi invece è letteralmente un dramma, non vi è un minimo di nitidezza e risulta tutto estremamente sfocato. Inoltre l'aberrazione cromatica regna sovrana. Ad f2 ed f2.8 la situazione non cambia molto agli angoli più estremi del frame, ma migliora nell'area che va dal centro agli angoli. L'aberrazione cromatica infatti in questi punti sparisce completamente e sono presenti un sacco di dettagli in più. Mentre ad f4 e ad f5.6, che sono molto simili, la situazione inizia a migliorare radicalmente ovunque, soprattutto per quanto concerne l'aberrazione che risulta essere ormai assente. Ad f8 si ha il massimo della nitidezza in ogni singola parte del frame, dal centro agli angoli più remoti della nostra immagine, e ciò rende questa l'apertura focale migliore per catturare il massimo dei dettagli. Mentre infine ad f16 si ha un leggero ammorbidimento generale dell'immagine nella sua interezza, ma si riescono comunque a catturare più dettagli di quanti se ne possano catturare da f5.6 in giù. Sì, c'è da dire che in fondo per il suo prezzo si tratta di un'ottima lente, nonostante abbia dei seri problemi di nitidezza ai bordi, specialmente tenendo il diaframma abbastanza aperto, e questa è una cosa che ovviamente vorremmo fare. Se possiamo aprirlo fino ad f1.4, perché non farlo, no? Nonostante i suoi problemi di nitidezza ai bordi però può comunque, come abbiamo visto anche prima dai sample che vi ho fatto vedere, tirar fuori delle immagini mozzafiato, ma per far ciò è importante conoscere i suoi limiti e non sfruttare troppo le aree del frame incriminate. Vediamo invece come si comporta con la distorsione e la vignettatura. Ad f1.4 la vignettatura è presente in maniera preponderante, la distorsione risulta essere invece, visto che in fin dei conti stiamo parlando di un 17 mm, minima. Ad f2 la situazione migliora radicalmente dal punto di vista della vignettatura, mentre già ad f2.8 questa inizia ad essere praticamente assente. Super promossa. Per quanto concerne distorsione e vignettatura, visto che si tratta di un grandangolo, direi decisamente che mi ha stupito molto, soprattutto per via della distorsione. Il flare invece è tantissimo e copre quasi tutto il frame, in quanto va a riflettere in maniera molto esagerata sul barillotto di metallo. Diciamo che in questo caso l'assenza di un parasole si fa sentire, ma se mi seguite già e avete già visto altre recensioni, saprete
che io amo i flare di questo tipo. Sì, si tratta di un difetto, si perde tantissima nitidezza, ma a me personalmente piace un botto. Però capisco che a molti possa infastidire, quindi lo tratterò comunque come un difetto. Ok. A mio avviso, dopo tutti questi vari test, mi sento di poter dire che si tratta di una lente abbastanza carina, ma che diventa molto interessante per scatti close, per scatti da vicino, o clip close up per l'appunto. Si tratta quindi di un'ottima lente estremamente cheap, anche per girare dei buoni b-roll, restando attenti alla stabilizzazione, sia per via del suo bokeh che per via dei dettagli che riesce a mantenere al centro del frame. Inoltre può andare più che bene per la fotografia di prodotti e per gli scatti di genere still life. Questo perché andremo a sfruttare l'area di scatto migliore, ossia il centro del frame, e andremo a far rendere al massimo tutte le sue caratteristiche. In questo caso, e come al solito in realtà, conoscere i difetti di una lente non può che renderla ancora più utile nel momento in cui dovremo utilizzarla, perché sapremo semplicemente quali sono le situazioni di luce e le situazioni di composizione da evitare. Ma quindi passiamo velocemente ai pro e ai contro di questa lente, prima che io possa darvi effettivamente qualche parere completamente personale e soggettivo. I pro sono che si tratta di una lente estremamente economica, piccola e leggera. Tira fuori un bel bokeh, degli ottimi colori e un buon contrasto, tutti ottimi elementi per la fotografia di genere still life, commerciale, paesaggistica o per i b-roll video, e si comporta benissimo per quanto concerne distorsione e vignettatura. Queste sono infatti quasi completamente assenti e con un grandangolo diciamo che questa cosa non è minimamente scontata. Di contro invece possiamo dire che per via della sua leggerezza e dell'assenza di automatismi non è molto stabile. Inoltre presenta un bel po' di aberrazione cromatica e tanta assenza di dettagli ai bordi del frame. E se vogliamo contarlo come un contro, si tratta di una lente completamente manuale. Tirando le somme, io penso che possa essere una lente molto interessante, soprattutto per il suo rapporto qualità-prezzo, ma al contempo, come tutte le lenti grandangolari, è molto specifica e va a piazzarsi in una nicchia d'utilizzo estremamente piccola. Non si tratta quindi di una lente per tutti i giorni, né di una lente per tutti i generi, per svariati motivi che la rendono inadatta a moltissime situazioni, soprattutto per il fatto che è completamente manuale. Ma in ciò in cui riesce, eccelle, specialmente tenendo in considerazione la fascia di prezzo nella quale si pone. Quindi, in fin dei conti, se una lente simile possa essere utile o no, per voi dipende solo dal vostro stile di fotografia. Io probabilmente mi divertirò un botto ad utilizzarla anche in futuro, perché presenta tante caratteristiche che mi intrigano non poco, ma capisco che per molti potrebbe essere completamente inadatta. Quindi pensateci su prima di decidere se acquistarla o no, nonostante il mio, in fondo, sia un parere completamente positivo e lo consiglierei volentieri. Detto ciò, spero che questo video vi sia stato utile e che vi sia piaciuto. Come al solito vi invito a scrivermi la vostra in merito a questa nuova lente e a questa nuova recensione qui sotto tra i commentini, e vi lascio nella descrizione di questo mio video i miei vari social qualora vogliate seguirmi anche altrove, social che, tra le altre cose, sono comparsi in questo momento qui sotto. Io vi ringrazio quindi per l'attenzione e per essere arrivati fino a questo punto di questo video. E noi ci vediamo in un prossimo video, sempre di martedì o venerdì. Alla prossima gente, bye bye.